Buonasera, eccoci arrivati alla lezione numero 3 del corso di programmazione Contact Script e in questa lezione vedremo come creare lo strumento che utilizzeremo poi in questa prima parte del corso, ovvero apriremo il nostro Contact, creeremo uno strumento vuoto e all'interno di questo strumento importeremo dei campioni per poter creare quindi un qualcosa che è suonabile e quindi che ci darà un riscontro sonoro nel momento in cui effettueremo la programmazione. Dunque, a tal fine, se volete seguire la lezione utilizzando la mia stessa metodologia, facendo passo passo le mie stesse cose, potete richiedermi la cartella di questi campioni che sono assolutamente liberi da copyright, cioè ovvero non sono stati presi da librerie in vendita, ma sono campioni del sottoscritto che quindi potete utilizzare in finalità di questo corso. Pertanto nei commenti troverete un mio messaggio dove spiega come richiedere a quale indirizzo email scrivermi per poter prendere appunto, ricevere questi campioni attraverso un WeTransfer. Dunque, fatta questa premessa, cominciamo creando appunto il nostro strumento dentro Contact e preparandoci all'importazione dei campioni. Dunque, qui sul desktop ho una cartella chiamata campioni. Questa cartella contiene un campione singolo relativamente a delle note, sono dei campionamenti di una chitarra e pertanto questi campioni saranno la base che utilizzeremo per il nostro strumento. Allora, prima di tutto dobbiamo aprirci un Contact. Eccola qui, questa è un'istanza di Contact. Allarghiamo un pochettino. Ora, in questa istanza di Contact andiamo a creare il nostro strumento, quindi New Instrument. Eccolo qui. Questo strumento lo chiameremo chitarra, cliccando appunto all'interno di quest'area, premendo il tasto OK. Dopodiché questo strumento è ancora vuoto, come si può vedere se io provo a suonare non succede assolutamente nulla, quindi all'interno di questo strumento dobbiamo importare i campioni contenuti in questa cartella. Allora vediamo di capire come si fa. Nel momento in cui noi andiamo in editing sullo strumento di Contact, quindi premendo la chiave inglese, possiamo creare il contenitore di questi campioni all'interno di Contact. Ora, i campioni vengono inseriti all'interno di un contenitore chiamato gruppo. Pertanto, dentro il Contact noi abbiamo un group editor. Questo group editor mostra in questo riquadro il numero dei gruppi che sono già presenti. Dunque, se noi andiamo a fare uno zoom, eccolo qui, possiamo vedere che all'interno di questo riquadro c'è di default un gruppo 1, che è un gruppo assolutamente vuoto. Pertanto noi possiamo eventualmente aggiungerne altri, possiamo rinominarli facendo un doppio clic, per esempio, ecco, invece di chiamarlo gruppo 1, possiamo chiamarlo note chiamiamole note 1. Ecco così, adesso. Ora, normalmente quando si creano degli strumenti virtuali utilizzando Contact, potrebbe essere necessario la creazione di più gruppi, perché per esempio se io sto campionando un violino potrei avere diverse articolazioni campionate, ad esempio un pizzicato, uno staccato, uno spiccato, e io potrei crearmi per ognuno delle articolazioni un gruppo, in modo tale poi da creare una
istanza multiarticolazione che magari mi permette di cambiare la tecnica, quindi passare da uno spiccato a un trillo, a un tremolo, eccetera, eccetera, utilizzando poi un key switch. Dunque, una volta che noi abbiamo creato il gruppo, ovviamente dobbiamo importare i nostri campioni all'interno del gruppo. Per fare questo abbiamo bisogno di un altro editor, che è un editor che mi permette di effettuare la mappatura, si dice, relativamente al gruppo selezionato. Pertanto, qui nella barra su in alto di Contact, vedete, accanto alla sezione Group Editor, possiamo vedere il Mapping Editor. E se noi clicchiamo sul Mapping Editor, ecco che si crea qua in basso un ampio riquadro dove è possibile portare un campione. Ora, a tal fine, questo riquadro è diviso tecnicamente in un asse delle Y e un asse delle X. Pertanto cerchiamo di capire che cosa succede su questi due assi all'interno di questo riquadro. Questo riquadro è diviso in una griglia, come potete vedere. Questa griglia mette in relazione l'altezza di una nota con una serie di linee orizzontali, quindi ha la risoluzione dell'altezza del semitono praticamente, e grazie a questa griglia è possibile effettuare delle mappature molto precise. Intanto, come vediamo quali sono i parametri di questa griglia. Dunque, per quanto riguarda l'asse delle X, ovvero questo qui, noi qui abbiamo l'altezza delle note. Pertanto, ognuna di queste posizioni corrisponde a un'altezza. Per esempio, in questa posizione qui c'è il campione di altezza pari a C0, mentre per esempio in questa posizione qui c'è il campione di altezza F1. Pertanto è proprio grazie a questa griglia e questo asse orizzontale che noi potremo prendere per esempio il campione X e associarlo praticamente all'altezza Y. Chiaramente premendo sulla tastiera MIDI la nota qui F1 verrà suonato il campione che è mappato su di essa, in questo caso il campione di altezza F1. Quindi sull'asse delle Y abbiamo le altezze. Che cosa succede invece per quanto riguarda l'asse delle Y? Questo qui, volevo dire, scusate, sull'asse delle X abbiamo le altezze. Sull'asse delle Y abbiamo la velocity. Pertanto noi abbiamo che il valore più piccolo è pari a 0, mentre il valore più grande è pari a 127. Attenzione, è molto importante capire che normalmente nelle librerie esiste la possibilità di dividere i campioni in layer, si chiamano. Ovvero, adesso faccio un esempio molto pratico. Facciamo conto che io qui mi importo un campione, ecco, fatto così. Va bene? Questo campione, per esempio, mi sta dicendo che ha una certa mappatura, cioè coinvolge più note nella sua mappatura, quindi vuol dire che lo stesso campione è distribuito su più note e ognuna delle quali praticamente andrà a trasportare il campione di X semitoni, in base praticamente a quanto è larga questa zona, viene chiamata. Questa zona però ha anche una caratteristica, che oltre ad avere una mappatura di altezza, ha anche una mappatura di velocity. Questo significa, ad esempio, che io potrei dire che questo campione praticamente va dalla velocity 0 fino, che ne so, alla velocity 64. Ok? Dopodiché io potrei qua sopra mettere un altro campione. Ecco, questo campione qui, che magari ha la stessa mappatura,
però cambia, in quanto questo campione passa dalla velocity 65 alla velocity 127. Ecco, questa è una cosa molto importante da capire, perché quando io vado a mappare i campioni, io potrei avere la necessità, per esempio, di dividere l'area di mappatura in 2 o più zone. Questi si chiamano layer. Quello verde è un layer, quello marrone è un altro layer. Questi sono 2 campioni. Questo è il campione 1, questo è il campione 2. Che cosa succede? Succede che se io sulla tastiera MIDI suonerò una di queste note, nel quale il campione è mappato, con una velocity compresa fra 0 e 64, allora sarà questo il campione ad essere triggerato, quindi suonato. Mentre se, sempre di queste note, suonerò con una velocity compresa fra 65 e 127, allora sarà il campione superiore. Questo è un concetto molto importante perché ci permette di creare dei multilayer. Noi potremmo avere dei campioni che sono stati realizzati suonando la nota X con più dinamiche, magari suonata piano, suonata mezzo forte, suonata fortissimo, e quindi in questo caso io potrei avere addirittura 3 campioni mappati in modo tale da rappresentare praticamente le dinamiche realizzate. Dunque, detto questo, andiamo a vedere che cosa succede quando importiamo un campione dalla nostra cartella dentro il mapping editor. Questa operazione non richiede nessun import, ma semplicemente richiede la selezione dalla cartella e il trascinamento dentro l'editor, ovvero in questo modo. Per esempio, adesso noi prendiamo il C3, questa nota, la prendiamo, la trasciniamo. Ecco, come potete vedere, questa nota viene a essere inserita qui dentro. Ora, quando io muovo questa nota verso l'alto, vedete, io espando la zona di mappatura, mentre se muovo questo campione verso il basso, io riduco la zona di mappatura. Se questo è un C3, tecnicamente lo devo portare qui nella zona del C3, come si vede, eccolo qua, quindi posso abbassare, ecco, in modo tale, vedete, da avere la zona che corrisponde a una nota singola. Quindi quando io rilascio questa nota, vedete che qui sulla tastiera la nota virtuale si colora di giallo in quanto ospita la mappatura di un campione che occupa tutta la linea verticale. Quindi vuol dire che questo campione sarà suonato a prescindere dal valore della velocity. Dopodiché in basso, questa è la tastiera del contact, possiamo vedere che qui c'è una nota azzurra. Questa nota azzurra, che è un C3, potete sentire, ecco, questa nota ospita un campione, va bene? Questo campione è il nostro C3. Quindi quello che noi possiamo fare, per esempio, è verificare una serie di dati che sono scritti, per esempio, qui nella InfoLine. Allora, una cosa molto importante, il key range è quello che ci dice quanto è grande la zona che ospita questo campione. Allora, attenzione, noi tecnicamente qui abbiamo un campione, ma questa area gialla, nel gergo tecnico di Contact, è chiamata zona. Pertanto questa zona che ospita il campione, vedete c'è scritto sample c3.wave e c'è scritto dove si trova questo campione, ha in questo momento un'estensione molto limitata, ovvero la nota più bassa a altezza C3, la nota più alta a altezza C3. Questo significa che quando le due altezze sono identiche, vuol dire che il campione è mappato su una sola nota, che è appunto la nota C3. Se io volessi estendere questa nota, per esempio io potrei anche qui direttamente nell'area, vedete quando io mi porto sui bordi il cursore progetto cambia forma, quindi posso prendere per esempio qui, tenere premuto, cliccare e vedete espandere verso sinistra l'area del campione
attraverso clic e trascinamento. Quando io rilascio, si può vedere che qui non succede niente, le note non vengono colorate di giallo, ma se vado qui in basso, vedete che la nota viene estesa. Quindi se io per esempio suono, questo è il Do, questo è il Si bemolle e La. Ok? Questo perché nell'effettuare questa estensione, il campione, quando viene suonato qui, subisce un pitch shift praticamente di un semitono. Qui un pitch shift di un tono, un pitch shift di una terza minore. E questo è un modo che era molto utile quando soprattutto si aveva poca memoria nei computer o nei campionatori virtuali, per cui non ci si poteva permettere il lusso di avere una nota o addirittura più note sullo stesso, o più campioni sulla stessa nota. Dunque questo sistema può sembrare ottimo, in realtà non è eccezionale perché questo Si bemolle e questo La non sono altro che lo stesso campione, solo che ha subito un pitch shift, ma non solo ha subito un pitch shift, ha anche subito una riduzione di lunghezza, perché questo equivale un po' all'effetto che si aveva nel giradischi, quando uno metteva un vinile a un certo punto accelerava la rotazione praticamente del giradischi. Quello che si otteneva è che il tono aumentava, ma anche la velocità della musica aumentava. Quindi chiaramente questa non è una situazione ottima. E se io vado a vedere, ecco qui nel key range, io qui ho che adesso è cambiato, va da A2 a C3. Addirittura io posso andare anche sul bordo superiore, vedete? Posso espandere la sezione e quindi qui adesso vedete che ho il C3 ok? E quindi ho quest'area. Ora noi ritorniamo a riposizionare sul C3 stesso, guardate posso anche farlo qui, posso scrivere facendo un doppio clic C3 e anche in questo caso fare doppio clic C3, ecco che la nota è tornata ad assumere una singola mappatura. E andando avanti, ecco, qui c'è la velocity. La velocity mi dice 1,127, ovvero qualunque sia la pressione che esercito sulla nota, sulla mia tastiera MIDI, questo campione viene triggerato se io premo il C3. Chiaramente il valore minimo che posso imprimere alla velocity è 1, quindi anche se io appoggio la mano e premo nella maniera più delicata, più piana possibile questo C3, comunque produco un valore positivo della velocity. E anche se vado a dare una martellata, sempre sulla tastiera, il valore massimo comunque è 127. Quindi, per esempio, se io volessi limitare questo range, facciamo conto che volessi fare escludere dei valori alti della velocity perché magari lì c'è un campione registrato con una dinamica maggiore, io posso limitare questo valore, posso agire anche in questo caso, per esempio posso cliccare qui, vedete, posso abbassare, per esempio ecco lo porto qui, lui mi dice che il valore di velocity è 1,80, pertanto che cosa succede se io vado a premere praticamente una nota MIDI? Allora, siccome io ho una tastiera MIDI collegata, per poter verificare se la tastiera MIDI, se io sto suonando la tastiera MIDI ma non succede niente, quindi qua nelle preferenze, eccolo qui, io vado sul MIDI, ho la mia Arturia Microlab che in questo momento è in off, clicco, gli dico porta A, eccola qui, Arturia Microlab, questo è il MIDI, queste sono le preferenze, quindi chiudo, adesso vedete che se io abbasso la tastiera le note vengono suonate, ok, andiamo a vedere perché
premendo questa nota, io non sento alcun suono. Questo accade perché quando voi suonate appare una lineetta rossa qui all'interno. Questa nota rossa vi sta dicendo qual è la nota che state suonando e con quale velocity. Quindi io in questo momento sto suonando il C3, ma sto suonando una velocity che è maggiore di 80. Se io suono piano, eccolo, vedete? Sto sentendo la nota perché sto applicando una velocity inferiore a 80. Ma come aumento, ecco qui non sento niente, va bene? Quindi questa è la modalità di triggering del campione. Adesso noi rimettiamo ovviamente il valore 127. In questo modo qualunque nota, qualunque velocity come potete ascoltare c'è un leggero aumento di volume. Ok. Tenete conto che quando voi suonate una nota che è mappata dentro un gruppo, questo gruppo si illumina di giallo. Eccolo qua. Questo è interessante e importante perché potete monitorare qual è il gruppo che sta suonando nel momento in cui voi premete la nota. Va bene? Allora, continuando l'esplorazione della mappatura, vediamo che qui c'è un importantissimo dato che si chiama root. Che cos'è questa nota root? E corrisponde al C3. Ecco, questa nota root è la nota gialla che viene mappata qui. Cosa vuol dire una nota root o il valore root? Questo vuol dire che questo campione, se viene posizionato qui e noi abbiamo sul C3, questo significa che se io posiziono il campione sul C3 e dico che la nota root è il C3, vuol dire che quando suonerò appunto questa nota, io suonerò il campione nella sua versione originale. Ma se io cambio questa nota, per esempio la piazzo C2, allora io qui ci scrivo C2 e premo invio. Adesso vedete che il campione è rimasto sul C3, ma la nota gialla si è spostata sul C2. Questo vuol dire che il mio C3 in realtà si trova mappato qui, anche se non c'è fisicamente la nota. Quindi quando io suonerò il C3, è vero che triggererò sempre il campione, ma questo campione sarà trasportato un'ottava sopra rispetto a questo. Lo sentite? Pertanto, se io per esempio come nota root metto C4, quindi la porto sopra, suonando qui il campione C3, sentirò questo campione però trasportato un'ottava sotto. Ok? Pertanto è fondamentale che se io ho una nota mappata su un'unica nota, ci sia corrispondenza anche con la nota di root. Quindi, in questo caso, io ho il C3 come nota di root e C3 come mappatura, perché anche il campione è un C3. Quindi c'è una corrispondenza tra nome del campione, nota di root e mappatura. Ecco, in questo caso la nota gialla va a corrispondere con il campione, pertanto se io vado a suonare, effettivamente io sento il campione nell'altezza giusta. Abbiamo ancora altri dati qui, che sono molto importanti. Volume. Per esempio, io potrei aumentare o diminuire il volume della mappatura. Se per esempio questo campione suona troppo basso, potrei aumentargli di 6 dB il volume in uscita. Dove sentite? Noi lo stiamo sentendo 6 dB più alto. Se io invece lo metto a meno 6 dB, ecco, possiamo sentire che il campione è più basso. Questo è interessante perché se noi suonando i campioni troviamo che qualcuno ha un disequilibrio di volume rispetto ad altri campioni, possiamo intervenire correggendo. Questo è il pump-out. Per esempio possiamo decidere che il nostro campione si trova al centro
Oppure, per esempio, se io imposto il valore 100, ecco, suonandolo, il campione sarà tutto spostato a sinistra. Lo posso vedere anche qui che il segnale del campione esce solamente dal canale, scusate, tutto a destra, dal canale destro. Pertanto qui a sinistra non c'è niente, questo è il canale destro e anche io in ascolto sento tutto a destra praticamente. Mentre se io metto meno 100 ottengo l'effetto contrario. Ecco, come potete ascoltare, il campione è tutto a sinistra. Ok? Quindi posso prendere questi campioni e spostarmeli nell'immagine stereofonica. Ora, se si trova al centro, questo valore vale a 0. Ecco, quindi il campione ha un'immagine stereofonica molto definita. Questa è l'intonazione, quindi io posso modificare l'intonazione di questo campione, è espresso in semitoni. Queste due cifre decimali stanno a rappresentare i cent. È noto che tra un semitono e il semitono successivo ci sono praticamente 100 cent. Questo perché la nostra ottava, che è costituita da 12 semitoni, è divisa in 1200 cent. Che cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che facciamo conto che io mi ritrovo qui il mio C3. Dopodiché il nostro semitono successivo è il C diesis 3. Dunque, ecco, tra questo C3 e il C diesis 3 ci sono 100 cent, vengono chiamati. Quindi io posso avere ben 100 diversi toni del C3 prima di arrivare a C diesis 3. Per esempio, qui al valore 50 corrisponde il Do alterato di un quarto di tono, che tecnicamente è fatto così, e pertanto questo è un quarto di tono. Perché? Perché se questo è mezzo tono, questo qui è un quarto di tono. E dopodiché io posso ancora dividere questo, io se vado qui 25, 50, 75, io ho il semitono che è diviso in quante parti? Ben 1, 2, 3, 4 parti. Quindi tra C3 e C diesis 3 c'è il C3, quindi col valore 0, poi un C3 alterato di 25 cents, il C3 praticamente, sono dimenticato quel 3, che è un quarto di tono, il C3 a 75 cents e infine andiamo sul C diesis 3. Pertanto, quando io voglio impostare questo valore, basta andare qui e cambiare praticamente l'intonazione. Dunque, se questo è abbastanza chiaro, vediamo che quando io devo mappare tutta una serie di campioni, è chiaro che mi rimane abbastanza scomodo cominciare a portare ogni singolo campione, trascinandolo qui, impostandolo con la nota di root della stessa altezza, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'operazione che è abbastanza noiosa se devo trasferire tanti campioni. Fortunatamente esiste un modo per fare questa operazione coinvolgendo più campioni contemporaneamente. Allora, intanto dobbiamo togliere questo campione. Per rimuovere un campione dalla mappatura è sufficiente selezionarlo e cancellarlo premendo il tasto cancio o backspace. Se io voglio selezionare più campioni e portarli qui, io posso andare qui nella cartella, fare selezione multipla, quindi tutti i campioni, vedete? Qui ci sono tutti i campioni selezionati, dopodiché io li prendo e me li trascino tutti qua dentro, vedete?
riduco un pochettino, ecco, la dimensione, adesso io li lascio qui. Come faccio a far sì che ogni campione va a finire esattamente con la sua nota root? Vedete questo, la diesis 2, deve andare a finire effettivamente sulla diesis 2, sia come nota di root che come mappatura. Ecco che qui ci aiutano una serie di automazioni. Vediamo di capire quali. Dunque, esiste un menu, una volta importati dentro i campioni e che rimangono selezionati, esiste qui un menu che si chiama Edit nel Mapping Editor. Se io clicco, appare qui una serie di funzioni e noi scendendo verso il basso, ecco, abbiamo un Automap Setup e possiamo scegliere questa opzione. Ecco che una volta che ho scelto questa opzione si apre questa finestra e in questa finestra lui mi mostra un campo. Questo campo è l'altezza della nota. Perché? C'è un campo solo in quanto, vedete, ogni campione ha un nome dove c'è l'altezza della sua nota. Va bene? Quindi c'è un solo campo selezionabile e questo campo è qui. Ora io posso decidere che cosa fare. Vedete, io posso decidere, guarda, imposta su una singola nota e prendi come riferimento dell'altezza di questa nota proprio il nome. Quindi è esattamente quello che voglio. Se io clicco qui ci sono diverse opzioni, ma quella corretta è questa, Set to Single Key. Dopodiché, quando io faccio Apply, posso vedere che i campioni si sono spostati e a questo punto, se io faccio chiudi, ecco, vedete che i campioni si sono completamente spostati all'interno della nostra posizione. E andiamo a vedere, selezionandone uno, eccolo qui, io ne ho selezionato uno, e questa operazione, guardate un po' che ha fatto. Dunque, io ho selezionato il campione D4, che sta nella nota root D4, ed è mappato sul D4-D4. Allora, vediamo se selezionando, per esempio, questo campione è il C diesis 3, che sta nella nota di root C diesis 3, ed è mappato C diesis 3, C diesis 3. Ottimo. Quindi con un'opzione siamo riusciti a mappare in un colpo solo tutti i nostri campioni. E quindi questi campioni suoneranno in maniera corretta. Ok, perfetto. Quindi, effettuata la mappatura, noi possiamo salvare adesso lo strumento con il nome e ovviamente con i campioni mappati. Dunque, per salvare questo strumento, andiamo nel menu File, quindi andiamo a vedere, eccola qua l'icona, clicchiamo, facciamo Save Edited Instrument Chitarra, perché questo l'abbiamo chiamato chitarra, quindi clicchiamo e ovviamente nella finestra che appare, noi adesso sul desktop andiamo a creare una cartella che chiamiamo chitarra. Mettiamo percorso KSP. Perfetto. Abbiamo creato la nostra chitarra, eccola qui. Possiamo vedere, ecco, questa è aspettate che spostiamo questa finestra, questa è la cartella chitarra percorso KSP. Adesso noi gli dobbiamo dire che lo strumento si chiama chitarra e noi andiamo a salvare non solo la patch, ma anche i campioni. Quindi vuol dire che pur essendo i campioni in questa cartella qui, noi andiamo dentro questa cartella che si chiama chitarra percorso KSP a creare sia la patch che una cartella che si chiama campioni e che conterrà una copia praticamente di tutti questi. Quindi nel momento in cui salviamo, ecco che c'è, lo vedete? È apparso lo strumento chitarra, eccolo qui, chitarra.nki Native Contact Instrument, e se io clicco
la cartella campioni, eccoli qui tutti i campioni che non sono altro che la copia di questi. Perché è molto importante fare questa operazione? Perché se io per esempio questa cartella qui la volessi spostare, portare su un hard disk, eccetera, eccetera, è molto importante che mi porta appresso quei campioni. Se volessi fare un backup, la volessi regalare a un mio amico, la volessi vendere, e se io mi sposto solo lo strumento senza i campioni, nel momento in cui io riapro la cartella, esce fuori un messaggio e mi dice missing file, cioè dice non riesco a trovare i campioni. Quindi è molto importante che la cartella dello strumento abbia non solo la patch col nome dello strumento, ma anche i campioni. Vediamo che succede se io vado qua, ecco, chiudo, prendo questa, la patch, la prendo, me la ritrascino qua dentro, eccolo qui, vedete che c'è la mappatura, pertanto ecco qui, noi abbiamo fatto, questo portiamolo al valore 0, abbiamo fatto lo strumento chitarra. Ora, questo strumento chitarra è esattamente lo strumento che noi utilizzeremo per proseguire il nostro lavoro sulla creazione di script in Concat, perché abbiamo bisogno anche di un supporto timbrico, sonoro, in modo tale da verificare che determinate azioni che noi andiamo a programmare corrispondono anche a suoni che noi percepiamo. Benissimo. Questa lezione finisce qui, l'obiettivo era appunto di creare il nostro strumento Contact e di importare i campioni. Ripeto, questi campioni sono disponibili se qualcuno vuole fare questo corso, vuole continuare con questo corso, scrivetemi le mail, io sarò lieto di mandarvi questi campioni. E nella prossima lezione continueremo il lavoro. Ringrazio molto, ancora una volta permettetemi, ma per me è doveroso ringraziare i miei Patreon che mi stanno sostenendo per realizzare questa serie di video lezioni. Se volete anche voi sostenermi, nelle informazioni del video c'è il link per entrare nella mia pagina Patreon. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima lezione.